Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la prima metà di novembre 2023. Vi ricordo che sono letture generali, ragazzi, potrebbero risuonare come lavoro, come letture familiari o di amore. Abbiamo gli amanti. Andiamo a vedere, perché comunque quando c'è gli amanti si parla di amore, ma si parla anche di amor proprio, quindi può essere una relazione affettiva con qualcun altro o può essere una rinnovata relazione con se stessi. Le letture comunque vi ricordo che sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Allora, partiamo subito con un fante di coppe. La carta del giudizio, che interessante. Abbiamo un 10 di pentacoli, un 10 di spade, un 5 di bastoni, la regina di spade e un 8 di coppe, ragazzi. Allora, devo dire che qui può fare riferimento a una relazione anche di tipo familiare, perché comunque abbiamo un 10 di pentacoli. Sta di fatto che c'è qualche tipo di affetto, di relazione in essere. Qui ho la sensazione che potrebbe essere qualcuno che magari si fa sentire, ragazzi, dopo tanto tempo. Potrebbe essere un ex per qualcuno, sì. Se non fosse questo il vostro caso, vi dico che con la scusa che c'è questo fante di coppe, ci potrebbe essere una persona vicino a voi che inizierete a valutare in modo diverso. Ho come questa sensazione. Ci sono 2 10 anche qui. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal fante di coppe. Diavolo, cavaliere di pentacoli, cavaliere di bastoni e regina di denari. Guardate, può essere sì una questione familiare dove ci sono tante persone coinvolte. Per qualcuno ci possono essere anche magari... Guardate, ho la sensazione che il diavolo parli di qualche tipo di costrizione a livello familiare. È come vi sento in una fase molto ingenua. Mi sento in una fase dove un po' pensate di essere obbligati a stare in quel tipo di situazione. Per qualcuno si tratta di un'immaturità a livello di età proprio, per qualcun altro è un'immaturità a livello di gestione delle risorse pratiche. Cioè è come se, vi faccio un'ipotesi, se state iniziando un nuovo tipo di percorso, non lo so, lavorativo, è come un, ok, ma come si fa, da dove comincio, so quali sono le basi, ma non so dov'è la roba in azienda, ipotesi. Come se aveste bisogno di imparare a gestire meglio le questioni pratiche, a darvi anche più amor proprio, più valore personale, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere questo giudizio. 4 di pentacoli e 5 di bastoni che avete già qui.
c'è una sorta di attaccamento a qualche questione inerente al passato, probabilmente con questa persona o con questo gruppo di persone. Ripeto, il diavolo c'è una forte tossicità, un forte legame. Vado a vedere il 10 di pentacoli. Abbiamo un fante di spade, un'altra figura, un 3 di bastoni e un 9 di pentacoli. Guardate ragazzi, ho come la sensazione che qui potrebbero essere le aspettative di famiglia, che in qualche modo combattono con le vostre. Cioè è come se la famiglia da voi si aspettasse una cosa, i vostri cari, le persone intorno, anche magari a livello lavorativo, ripeto, ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà, però è come se comunque ci fosse qualcuno che ha delle aspettative nei vostri confronti, mentre voi invece state bisticciando con voi stessi, ehm, perché ho come la sensazione che non sia quello che volete voi. Ho come l'idea che voi vorreste, diciamo, agire più in autonomia. Tenete presente che è uscito il 9 di Pentacoli, che è l'arcano minore degli amanti, parla di amor proprio. Ho come l'idea che o non vogliate far parte di un gruppo aziendale grande, o non vogliate in questo momento mettere su famiglia, o comunque prendervi delle responsabilità. mm, Sì, per qualcuno questo 10 di pentacoli al contrario parla del voler interrompere qualche tipo di contratto, magari è proprio l'interruzione di questo legame tossico. Però è come se, sì, è vero, arriva il momento eureka con il giudizio, il momento dove comprendete, dove capite, però dovete prima affrontare tutte queste lotte interne. Cos'è quello che volete voi? Cos'è che si aspettano gli altri da voi? Che cosa vi fa credere che sarete accettati dagli altri se fate una determinata scelta? Andiamo a vedere il 10 di spade. Otto di bastoni. Mm, 7 di spade. Sì, ho proprio la sensazione che sia qualcosa legato all'amor proprio e all'ego. Qui è un po' come comunicare al mondo quelle che sono state le proiezioni, quelle che sono state le falsità, le bugie su cui si è basata questa situazione, secondo me. È un po' l'ora di togliersi la maschera, se vogliamo. Tenete presente che il 10 di spade qui rappresenta qualcosa che non si vuole chiudere, che si fa difficoltà a comunicare, qualche verità, qualche nodo in gola che bisogna togliersi. Ma è come se dicendo questa verità, portando alla luce questa cosa, automaticamente ci fosse questa rottura o questa. Sì, sento che è una rottura, cioè, come vi posso dire, non è una rottura, è un crack, come se si crepasse un vaso. Per quello che secondo me è importante che affrontiate questo momento del 5 di denari, del 5 di bastoni, ehm, cercando di vedere le cose da un punto di vista più ampio. Quando dico così è perché vi invitano a guardare nel lungo periodo. Tenete presente che è anche una carta di rinascita, e qui il 10 è una carta di, ne avete due, chiusura cicli, inizio cicli. Andiamo a vedere questo 5 di bastoni. Mm. Regina di spade, re di spade e 10 di spade. La peppa. Lotte della mente, lotte dell'ego, manipolazioni. Non c'è un'unione di intenti, si bisticcia per ogni singola cosa, ragazzi. Qua bisogna mettere fine a questa lotta verbale. Il punto è, quando ci sono le lotte dell'ego, allora quando voi fate una scelta, una decisione,
Se per esempio la vostra scelta, la vostra decisione è quella di prendervi un tempo di andare avanti per conto vostro, vi ricordo che un altro dei significati della carta degli amanti è proprio quello di scegliere, di fare la scelta del cuore, quello che vi dice il vostro cuore. Ehm, è come se avesse bisogno di fare ordine mentali dentro voi stessi e semplicemente, appunto, di comunicare, perché anche qui avete la regina di spade, qual è il taglio necessario, perché è proprio come se non ci fosse intesa. Tutta questa tossicità è dovuta dal fatto che non vi valutano quanto voi realmente valete, ma vi ricordo anche che gli altri ci valutano in base anche a come noi ci poniamo. Quindi se noi ci poniamo in modo da non essere troppo sicuri, l'altro lo percepisce. Siamo noi che ci, tra virgolette, vendiamo così, siamo noi che diamo quell'immagine di noi. Quindi ad un certo punto bisogna fare un lavoro sull'amor proprio e dire no, io valgo di più e me lo dimostro, che non sono solo quella roba lì che mi dicono tutti magari i miei familiari, i miei colleghi, e fare un lavoro sull'amor proprio. Andiamo a vedere la regina di spade, vediamo cosa bisogna tagliare. Mm. Le amicizie, i sollazzi, i divertimenti, le leggerezze. È come se doveste mettere un pochettino la testa a posto. Ma sì, ma perché qui avete comunque tanta confusione mentale. Siete talmente abituati a battagliare per le piccole cose che è un po' come se vi perdeste di vista le grandi cose. Quindi è un po' come se vi dicessero lasciate stare le distrazioni, perché differentemente non sapete come indirizzare l'energia. Il mago è l'azione. Stare troppo dietro ai sollazzi, stare troppo dietro ai pettegolezzi, alle cose degli altri, toglie tempo alla possibilità di fare un ordine mentale, alla possibilità di focalizzarvi su di voi. Andiamo a vedere questo 8 di coppe. 9 di coppe. E 6 di bastoni. È come se vi dicessero di ricercare il vostro appagamento. Allora, l'otto di coppe è una carta di ricerca solitaria, è l'arcano minore dell'eremita. Però è come se vi dicessero di fare uno studio interiore su quello che per voi è il bisogno di essere riconosciuti dagli altri. Perché? Perché quando c'è poco amor proprio non si riconosce il proprio valore. È per quello che poi capitano i cavalieri di pentacoli al contrario che parlano di qualcuno che è sottopagato fondamentalmente, sottostimato, sottovalutato, sotto qualcosa. Va bene, ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo per concludere la lettura, però qui si tratta di comunicare al mondo il fatto che non importa chi ha ragione o chi ha torto, non importa, non importano le lotte egoiche, non importano i dettagli, a un certo punto quando prendete una decisione, il punto è la comunico e agisco per mantenere la mia comunicazione, punto, senza che gli altri, senza dar retta agli altri che cercano di convincermi a cambiare idea. Andiamo a vedere un oracolo. Uh, carta numero 52. Riparare. Allora, questa carta, ragazzi, fa riferimento, come vi dicevo prima, ci sono i cocci, i vasi, il vaso è crepato. Fa riferimento appunto al riparare il cuore. Mm? Vi ricordo che anche qui comunque come carta tema avete la carta degli amanti che parla dell'amore, no? Parla del quarto chakra. Qui avete bisogno di sanare letteralmente il cuore, l'amor proprio, quello che un po' vi ho già detto prima, ok? E come lo fate? Lo fate attraverso una ricerca interna.
lo fate tagliando quelle che sono i pareri, le opinioni, le distrazioni degli altri, diciamo chiudendovi in voi, ma non è la parola giusta, facendo semplicemente un lavoro di introspezione, però bisogna muoversi, farlo, non farsi prendere dalla pigrizia. Questi lavori si fanno in modo molto 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 semplice. Un bel quaderno, una penna e si comincia ad analizzare il settore della vita che in quel momento vi interessa, iniziate a scrivere le dinamiche che vi capitano e cercate di trovare una quadra. Ovviamente non succede dall'oggi al domani, è un quaderno che va compilato giorno dopo giorno, è un percorso che si fa, no? Poi rileggendo le parti indietro ci si vede, ci si rivede in modo diverso. Questa è una delle cose che potete fare anche. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di aiuto, di ispirazione. Fatemelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere o abbonarvi al canale. Per quello che riguarda gli abbonamenti, ragazzi, qualcuno mi dice che non trova il tasto abbonati. Potete provare, se non lo vedete dalla schermata principale, potete provare all'interno di un video o quelli direttamente degli abbonati o un video qualunque. Credo che sia un problema o di telefono, quindi del tipo di il modello, diciamo, di telefono o di computer che state usando, oppure penso che sia una questione di aggiornamenti. Io non sono tanto pratica in queste cose, anzi, se c'è qualcuno che lo sa, me lo scriva nei commenti. Però ecco, nel caso succedesse, scrivetemelo o nei commenti o via mail, che cerchiamo comunque di risolvere la situazione. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!